Questo è Caverna di Platone. Questo è Sì, è lui. Questo è Caverna Rewind. Come sempre. Ma è tempo di anteprima! Sì, amici, è arrivato quel momento del mese dove si spendono i soldi. Ma prima di spendere i soldi, attenzione, perché dall'1 al 10 dicembre ci saranno 13 albi gratuiti per il Free Comic Book Day Italia. Allora, attenzione, vediamo un po'. Panini tira fuori quanti albi? 5, 2 di Saldapress, 5 di Star Comics e 1 di Sergio Bonelli. Ok, c'è la lista naturalmente di tutte le fumetterie aderenti. Noi vediamo quali sono i fumetti. Allora, Night Terror Special, dal mondo di Topolino, Zio Paperone, la lampada bisestile e Topolino fuori dai radar. Marvel's Voices 2023, A Vicious Circle 1 e Make the Exorcist Fall in Love, questo è il manga. Poi, giustamente, adesso che Star Comics è l'editore italiano di Frank Miller, prima o poi doveva succedere che usciva anche Sin City, eh? Per chi ancora non l'ha letto, è sicuramente da recuperare. Allora, Crucifix, molto contento di vedere Kujika no Rokunin, questa è una figata. Marriage Toxin, Kaiju Girl Caramelize, Just Killing e Sin City. Dai, poi Sergio Bonelli fa uscire Gea, edizione tutta nuova per il capolavoro di Luca Enoch. Ah, ok. Saranno presto disponibili in un nuovo formato in stile manga in 9 imperdibili volumi. Ah, nuovo formato di Gea. Vabbè, ok, da recuperare. Saldapress invece, Damn All e Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan morirei. Importantissimo manga. Vabbè, sono gratis, si possono prendere tutti e li leggiamo tutti, no? Mi sbaglio? Andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Allora, Night Terrors, Batman, Joker, l'uomo che ha smesso di ridere, bellissima questa copertina, super divertente di lui, proprio uomo d'ufficio, così scocciato anche al lavoro. Batman Superman, World's Finest, meravigliosa serie questa, scritta da Mark Waid, veramente bellissima. Continuano Superman, Wonder Woman, Flash, Justice League e Lanterna Verde di Geoff Johns. Generazione Joker di Batman, Cavaliere Bianco presenta. Nella Black Label, qui ci sono vari artisti, c'è Sean Murphy, c'è Clay McCormack, c'è anche Mirka Andolfo. L'appassionante saga del Cavaliere Bianco prosegue con una miniserie dedicata a Bryce e Jackie, figli di Joker e Harley Quinn. Per tutti quelli che volevano sapere, ma cosa sarà mai successo tra quei due, hanno scopato. Superman annienta il clan, Teen Titans, Robin, DC Absolute Kingdom Come, questo è probabilmente di Mark Waid e Alex Ross, una delle storie più importanti dell'universo DC. Capolavoro di Mark Waid e Alex Ross ritorna nell'epico formato Absolute, confronto generazionale tra giustizieri della vecchia guardia e nuove leve mosse dal cinismo e dalla violenza, rischia di distruggere il mondo intero. Riusciranno gli ormai attempati Superman, Batman e Wonder Woman a impedire il disastro e dare nuovamente un senso alla parola eroe? All'interno numerosi extra e dietro le quinte. 360 pagine, raccoglie tutto Kingdom Come del 1996, prezzo 55 euro, una bella botta in fronte. Forever Evil, The Brave and the Bold di Straczynski, questa non l'ho mai letta. Batman Harley e Ivy, interessante volume da 25 euro, con dentro un po' di storie che vengono dagli anni 90, 2000 e 2010 sostanzialmente. Harley Quinn e Poison Ivy adesso sono una coppia felice e indissolubile, ma in realtà la loro amicizia è iniziata negli anni 90, ai tempi dell'indimenticabile Batman, serie animata ovviamente, perché questo personaggio di Bruce Timm ancora non esisteva nei fumetti. Harley Quinn è entrata nel mondo dei fumetti proprio dopo la sua presenza nel cartone animato che ha riscosso tanto successo, e quindi si scopre un po' tutte le loro avventure. Volume da recuperare. Superman, le avventure di John Kent, Action Comics 1, Mondo Guerra, l'inarrestabile Doom Patrol. Continuano poi Batgirl, Catwoman, Batman Leggende Metropolitane, Flash, DC Classici, I Coraggiosi e gli Audaci, volume 5, questa è la Bronze Age di Batman, Supergirl di Peter David e DC Omnibus Batman Terra di Nessuno, volume 1. Ecco come mi fotteranno
94 euro. Già. Ecco qua. Il terremoto ha ridotto Gotham in macerie, tanto da non essere più parte degli USA. È ufficialmente terra di nessuno. In tantissimi hanno lasciato la metropoli, ma i più deboli e fragili sono rimasti, in balia di boss criminali senza scrupoli. Mentre vige la legge del più forte, Batman sembra scomparso. Solo Jim Gordon e un manipolo di ex poliziotti mantengono l'ordine. Tra le ombre della notte, però, si aggira una nuova combattente per la giustizia. Nessuno sa chi sia, ma indossa il simbolo del pipistrello. Allora, questa è una delle storie più lunghe e complesse di Batman. Durerà un lustro, forse, se non sbaglio. È una saga lunghissima che si dipana in centinaia di numeri su tutti gli albi di Batman. Cominciava su Batman No Man's Land, Harley Quinn, Shadow of the Bat, e poi c'è Batman Detective Comics, Azrael, Agent of the Bat, Legends of the Dark Knight, Chronicles, Young Justice, Robin, Nightwing, Catwoman, insomma tutti i personaggi che facevano parte dell'universo del pipistrello erano invase da questa storia, e secondo me è una delle storie più divertenti, ma anche molto più complicate da leggere, perché succedono tante cose, tanti artisti diversi si sono susseguiti nella realizzazione di questa storia. Molte cose non tornano perché appunto hanno cominciato a scrivere in un modo e sono arrivati in tutt'altro modo, ma la cosa divertente è che Gotham veramente era diventata una specie di parco giochi dove tutto poteva accadere, ed era un luogo distopico praticamente, perché era la vecchia Gotham di prima, ma devastata, palazzi distrutti, gente senza cibo, e nessuno li aiutava. Veramente era come se fosse diventato un paese del terzo mondo, cioè nemmeno gli altri supereroi, cioè gli altri supereroi, Wonder Woman, Superman, bla bla, non possono andare perché cioè tipo è un posto a parte dove loro si stanno regolando da soli, cioè sta diventando cioè era come se stesse per diventare qualcosa di nuovo. Poi spoiler, non cambia un cazzo, torna tutto esattamente come prima, e infatti oggi leggiamo Batman che vive a Gotham e non è cambiato assolutamente niente. Però vi giuro che negli anni 90 questa roba qua era sconvolgente, cioè vedere che crolla la città, che diventa un luogo dove vige la legge del più forte, si creano i vari quartieri, ci sono i quartieri dei poliziotti, i quartieri di Due Facce, i quartieri del Pinguino, i quartieri del Joker, i quartieri di Batman. C'è una storia poi bellissima di Batman che cerca in qualche modo di far fronte a tutto questo e ne soffre tantissimo, ma anche lui sta male, ha un backlash psicologico molto pesante, molto forte, e c'è quella storia bellissima di lui che va in un campo profughi e va dalla psicologa perché deve parlare con la psicologa, e lei lo abbraccia e dice non ti preoccupare, è tutto a posto, e lui piange perché sta una merda, perché dice guarda non stiamo riuscendo a salvare nessuno e il governo ci ha abbandonato, la giustizia non serve più a niente, qua ognuno fa come vuole, sono cadute tutte le cose che mi tenevano in piedi, e allora la psicologa deve rimettere insieme col cucchiaino i pezzi di Batman che sono rimasti per ridargli la forza di affrontare almeno un altro giorno in questa terra di nessuno. Straziante, gotica, distopica, cioè bellissima, veramente una serie che è una merda, è una vera e propria merda, ragazzi, perché non si capisce un ognuno fa come gli pare, quelli che vanno e disegnano e scrivono fanno le storie come gli frega, non c'è un filo logico, succedono le peggio cose, ma forse proprio per questo è bella. Questa è è ciò che è stato la saga del clone per Spider-Man, un guazzabuglio, ok? Ma ancora oggi si ricorda con nostalgia. E 95 euro, anzi 94, me le hanno già fottute, sti. Continuano poi Fables, Unwritten e American Vampire. Passiamo a Disney. Medaglie d'autore. Eccoci qua. Topolino 3556 e 3557 le medaglie d'autore di Topolino. 8 capolavori da collezione firmati Fabio Celoni. Ah, molto bene. Però non mi piacciono tanto le medaglie, devo dire la verità. Medaglia Pippo Corraccoglitore, Topolino, Macchia Nera, Zio Paperone, Gamba di Legno, Paperino, Paperinic e Rocker Duck. Cominciano a gennaio 2024, 17 gennaio, e finiscono il 15 febbraio. Ok. Non lo so. Non lo so. Preferisco le monete alle medaglie. Allora, PK, i conti con la realtà.
e fuori serie, cofanetto, vuoto e completo. Vabbè, completo quanto costa? 110, per forza. Vedi quanti volumi sono? Un casino. Sono 7, ma tanto non li leggo. Phantomius, il ladro gentiluomo. Ristampona di Phantomius. Nel 2012 Marco Gervasio diede vita a una serie interamente dedicata al leggendario ispiratore di Paperinik, le strabilianti imprese di Phantomius, ladro gentiluomo, con la bellezza di 31 episodi per ora, il che vuol dire che stanno ristampando questo proprio in previsione di rilanciare il personaggio di Phantomius. E vabbè. I geniali crimini di Macchia Nera di Casti, Massimo De Vita, Vitale Mangiator di Giorgio Cavazzano. Ok, forse questo si può prendere. Grandi autori di Luciano Bottaro. Ma no, bellissimo! Bellissimo questo. Dai, cioè questo lo vorrei recuperare. Poi Gialli di Topolino, cover provvisoria. Continuano Disney Big, Gratni Classici, Paperino, Paperinik, volume Paperino Superstar, Paperino Uno di Noi, continua Zio Paperone, The Best of Paperopoli, le più grandi avventure dei supereroi. Vabbè. E passiamo alla Marvel. Disney un po' povera, questo gennaio. Fall of X, Incredibile Avengers 2, Immortal X-Men 16, continua anche Fall of X, la X-Force Wolverine, matrimonio tra Emma Frost e Tony Stark. Ultimate Invasion, continua Amazing Spider-Man ovviamente, continua Miles Morales e Venom, Capitan America, Avengers, Fantastici 4, Incredibile Hulk, Daredevil rilanciato nuovamente come sempre, continua l'immortale Thor e l'integrale di Thor di Jason Aaron, stiamo ancora nel periodo fine 2010 con le storie della potente Thor, quindi ancora Jane Foster. Invece Marvel integrale Spider-Man di De Matteis 36, e qui siamo invece alla fine degli anni 90. Che cosa succedeva in queste storie? Vediamo un po'. Tornano i classici dei mostri Marvel, l'Uomo Lupo, il nuovo Kraven si unisce a Calypso. Integrale invece degli X-Men, incredibili X-Men, questi sono quelli di Chris Claremont, che sarà anche a Milano Games Week e Cartoonix, Chris Claremont fra l'altro. Marvel Age 1000, celebriamo l'epopea Marvel con alcuni dei più grandi autori di sempre, volume celebrativo. Aspettate, mi sono zompato questo. Demon Wars di Peach Momoko, che c'è anche in formato manga, questa doppia edizione. X23 Genesi Letale, Spider-Man ai confini dello Spider-Verse, l'avanguardia. Ecco qua, cioè proprio quello che non mi mancava. Silk, Viale degli Incubi. Silk la sto aspettando, Silk non c'è nel trailer di Madame Web. Quanto ci scommettiamo che Silk sarà il nuovo love interest in un prossimo film di Spider-Man? Coprotagonista di un prossimo film di Spider-Man con Silk. Quanto ci scommettiamo? Red Goblin volume 2... Avengers 11, gli eroi più potenti della Terra. Cosa succede qua? Jason Aaron e Javier Garron. Ok, vabbè. Savage Avengers volume 5, Spider-Man Avventura Quantica, questi sono fumetti per bimbi. Capitan America Esercito Fantasma, Marvel Giant Size Edition World War Hulk. Ok. Serie super ignorante, divertente da leggere. E Giant Size Edition Daredevil di Bendis e Maliv. E questa invece è tanta roba. Questa è tanta roba. Assolutamente sì, da recuperare. Grandi tesori Marvel, Devil Giallo di Jeff Loeb e Tim Sale, grande storia che approfondisce l'amore tra Matt e Karen, il passato col padre, l'amicizia con Foggy, insomma, bella storia. Marvel Knights Spider-Man I Sinistri 6, questo di Mark Millar, con i disegni di Terry Donson e Fred Shaw. Sì. 12 numeri di una storia anche qui senza senso, completamente senza senso, però divertente. Quantomeno ci sono i disegni di Terry Dodson e Frank Cho che sono tanta roba. Marvel Knights Spider-Man. Non so se l'avete mai letto, molto divertente. Zia May viene rapita e ci sono delle scene d'azione molto interessanti, fatte veramente bene. Vabbè, poi c'erano i disegnatori migliori dell'epoca, sinceramente. Hanno fatto delle robe maestose.
mi piacevano un botto queste scene. Ma poi sono proprio piene, belle. Anche quelle più complesse, più elaborate mantengono questo livello grafico con le linee molto spesse, personaggi che escono fuori dalla pagina, sono veramente una figata. Veramente belli. È una storia che avrebbe dovuto essere una storia matura di Spider-Man. In parte lo è. Se uno cerca un twist più maturo sull'Uomo Ragno, sicuramente lo può trovare qui, con una storia un po' più complessa, anche se diventa alla fine un grande showcase per i cattivi di Spider-Man. È un po' come Batman Hush. Ecco, cioè secondo me soffre un po' sta cosa. Marvel Omnibus Daredevil di Mark Waid, è tanta roba anche questo. Questo è stato un bel rilancio per Devil. X-Men 2099, non gliene frega un cazzo a nessuno. Omega lo sconosciuto, va bene. Qua invece Doctor Strange nei Masterworks. Cyberpunk 2077, Respawn, Teenage Mutant Ninja Turtles, con il Barbaro continua con tutte le sue versioni. La serie regolare, l'integrale, La Spada Selvaggia di Conan. Invece qui c'è il nuovo volume di Asterix, l'Iris Bianco, questi di D.E. Connard, che sono bellissimi, sono una figata sti libri nuovi. Poi continuano Star Wars, l'Alta Repubblica e la serie regolare, Darth Vader con Regno Cremisi, romanzo di Ahsoka e poi riviste per bimbi, Lego, Barbie, Ben 10, solite cose. Grazie Max Rogatansky dell'abbonamento. Passiamo ai manga. Vediamo un po' i manga, cosa succede? Make the Exorcist Fall in Love, ordine in fumetteria edizione regular o variant entro il 30 novembre. Avrai un fantastico segnalibro in omaggio. Ok. Variant esclusiva per le fumetterie e sito Panini. Ok. La nuova super hit di Shueisha. Qual è il peccato umano più grande? Toccherà all'esorcista più forte della chiesa, un ragazzo di soli 16 anni, rispondere quando Satana invierà la tentazione più grande sulla sua strada. Una storia diabolica e incredibilmente action, sospesa tra inferno e paradiso. Primo capitolo, ambientato in Italia. Uno shonen manga consigliato dai fan di Fullmetal Alchemist e Demon Slayer. Allora, nulla da dire, cioè magari è anche interessante, poi vabbè, vedremo. Mi togli il respiro, stessa cosa a me quando vedo annunciati questi manga. Hirano e Kagiura, Candy Showa Rusono, Cold Lonely Heart, ma soprattutto Inoue Takehiko Illustrations. Eccolo qua, volumazzo da 30 euro. Una raccolta di straordinarie illustrazioni dedicate a Hanamichi e gli altri protagonisti del capolavoro di Takehiko Inoue. Schizzi preparatori, disegni realizzati per la campagna promozionale, immagini di copertina e illustrazioni create appositamente per questo imperdibile volume. La selezione delle immagini, curata da Inoue in persona, vi farà rivivere le splendide atmosfere di Slam Dunk. Riscopriamo insieme tutta l'arte del maestro in uno straordinario artbook che torna disponibile in una prestigiosa riedizione. Meno male, dai, tanta roba, e la gente lo aspettava da un po'. Questo è, oddio, regalo di Natale, esce a gennaio, regalo della Befana al massimo, bisognerà capire. Poi, Cold Lonely Death 1, nuovo thriller mozzafiato dagli autori di The Killer Inside. Ah, quello è stato molto bello, The Killer Inside. Ok, lo leggerò. A prescindere me lo leggo. Ennead numero 2, Demon Wars nel mondo degli spiriti, quello di Peach Momoko che abbiamo visto prima. Abbiamo finito! No, sono le uscite di gennaio. Billy Bat cofanetto, ovviamente, con i volumi 6-10, Blue Lock, Episode Nagi 2, Bakuman 3, Ikaru no Go 3, Yomi no Tsugai 4, senza variant early access, capiamo. Twisted Wonderland, il manga, Book of Chabule 2. Ma sapete che questo non è male? Ho letto il primo volume, è divertente. A quanti volumi sono, Billy Bat? Sono 20. Poi Star Wars Mandalorian numero 2, Superman vs Food 3D3, One Operation Joker 3D3 e Batman Justice Buster 3. Berserk Deluxe 6 a gennaio, capiamo. Chainsaw Man 15, Berserk Collection serie nera, le ultime tavole del Sensei Miura. Ma da noi come è arrivato? Io non me lo ricordo, io non mi ricordo, che tanto Panini stava facendo un bordello, non sto capendo un cazzo, Io li compro, me li dimentico perché poi esce uno all'anno, tipo, no? Come hanno fatto da noi? Ah, giusto, da noi il 41 è già uscito. Giustamente da noi il 41 è uscito. Così e così, a variant.
Ma quindi, forse adesso riuscirò a capire qual è la differenza tra la collection normale e la collection serie nera. Tutti quanti mi dicono, no, ma perché poi ci sta una barra nera, roba, eccetera, ma io... E questo cos'è? Questa è collection normale. Ma il 42 quando Madonna esce? L'anno prossimo. Il 42 è uscito adesso in Giappone. Cioè tu vuoi il 42? Vuoi il 42 che è uscito adesso in Giappone in 2 versioni, come puoi vedere le fascette sono di colore diverso. Vuoi il 42 che è uscito poi in Giappone in italiano? Prima devono uscire le sottilette del 42, ma comunque escono l'anno prossimo, non vi preoccupate. Cioè, state tranquilli. Cave, ma sapevi che nella Deluxe Volume 5 c'è il capitolo di Berserk Prototype? Grazie di questa informazione. Non so che farmene. È ovvio che ci sia, visto che il prototype di Berserk è nel volume 14. In ogni Deluxe pubblicano 3 volumi alla volta. Perché non l'hai preso il quinto volume? Voi la dovete finire di far andare in galera la gente. Voi la dovete finire di far andare in galera la gente. Voi vi dovete stare zitti. Voi vi dovete stare zitti. Voi la dovete smettere di mettere in bocca le parole alla gente e di pensare voi delle cose per gli altri. Voi vi dovete stare zitti, mannaggia Dio. Lo capite o no che dovete stare zitti? Ho pensato, ho creduto. Yawara 3, Kijingen Tosho, questo lo vorrei leggere, ma non sono cazzo di leggerlo. Senseiya, Sakura Sakuma, Marmalade Boy Little, Yasha, Evil, The Witch and the Beast, tanta roba. Night of the Living Cat, molto bello, sono contento. Jumbo Max, True Beauty, Togenanki Sakamoto, Kei, Other Side Picnic, Shangri-La, Shy, Undead Unluck, Skeleton Knight, My Own Miro, che sfacciato, Demon Slave, Darwin's Game, Twin Exorcist, Saga Uttania di Evil, Giant Killing. Finito, non c'è nessuna novità interessante. Beastars tutto completo, frega un sinceramente. Ristampe, panini, vabbè, ci sono delle cose interessanti, assolutamente sì. Il ritorno del Cavaliere Oscuro, assolutamente da prendere nella collana Library. Batman, l'uomo che ride, pure questo lo prenderei. Anche Gotham Central. Batman 89, Ombre, può essere carino. Batman Metal, House of M, anche se è evitabile, come è evitabile anche la fortuna dei Parker. Chi è Miles Morales? Sicuramente utile per chi vuole scoprire il personaggio. La guerra di Wade Wilson, questo lo consiglio, come consiglio la ultima caccia di Kraven e Torment. Questi due sono sicuramente dei capolavori delle storie dell'Uomo Ragno. Si ristampa tutto 2099 finalmente, mannaggia la puttana troia di merda che non si riusciva a trovare manco un cazzo di volume. Quindi giuramento di sangue sotto copertura e cade il martello. Bellissimi, bellissimi tutte e tre da recuperare. Absolute Carnage, va bene, noi siamo Venom. Onde d'urto, questo è per bambini, non è tanto interessante. Spider-Punk, Anarchy in the USA, questo pure è caruccio. Vabbè, ristampe di One Punch Man. Yu-Gi-Oh! One Punch Man ristampano 1 e 25. Yu-Gi-Oh! Ristampano il numero 1, quindi vuol dire che ha venduto abbastanza bene. Cosa c'è qua? Marvel Omnibus, Thanos, l'abisso dell'infinito, poi Samaritano. Ah vabbè, ma ristampano tutto il cofanetto, perché poi ci sta anche Ciclo dell'infinito e Poteri cosmici. Questo è un cofanetto da non confondere con la saga dell'infinito, quella è tutta un'altra cosa. Volevano venire da te i miei tamburini. Ah, bene, bene. Naruto ristampa del numero 35, 46, 71. Noragami ristampa 22. Black Clover invece ristampa 12, 13, 14, 15, 30. Seraph of the End ristampa 3 e 4. Sido ristampa 18, 19. Bungo Stray Dogs ristampa 1, 2, 3, 4, 5 e 21. E One Punch Man, che di là ce l'avevamo dimenticato, ristampa del 3, del 14 e del 27. Poi, vabbè, Score, tiratura limitata, cerca le card autografate dei calciatori. Poi invece Nightmare Before Christmas, anniversario, 30° anniversario, con i 3 set di carte. Harry Potter Sticker Guide, le famiglie magiche e babbane. Tu sei un babbano. Una nuova guida al mondo di Harry Potter e animali fantastici attraverso le figurine Panini. Vabbè, più di 200 soggetti da mettere nell'album. Top, incredibile. Oh, tanta roba.
Quanto spenderò questa volta? Abbastanza. Tenendo conto che voglio prendere Batman Terra di Nessuno, so soldi.